Dalla cassetta per le poste ai lampadari, alle lampade, alle applique, alle testate dei letti. Si possono realizzare tanti oggetti con il ferro battuto. A Cagliari lavorano dei fabbri, ce ne sono tantissimi nel centro della Sardegna. Oggi ne conosceremo uno, entreremo nel suo laboratorio per vedere come si lavora il ferro e come va il mercato. Andiamo a vedere come lavora un fabbro. Siamo all'interno del laboratorio, qui accanto, nella stanza accanto, c'è Sergio Caredda, uno dei fabbri storici di Cagliari. Buongiorno, che cosa stai realizzando? Sto realizzando un oggetto per la casa che può essere un candelabro, può essere un oggetto così figurativo. Ecco, la sua creatività è quello che è il suo spirito guida. Eh sì, senz'altro. Cosa fa prima? Realizza un progetto su carta e poi? Allora, se lavoro di fantasia mia non uso il progetto su carta, però se il cliente mi chiede una certa cosa, allora si fa un progettino, uno schizzo col cliente. Per dargli un'idea. Ma lei ha imparato, è un autodidatta oppure ha frequentato una scuola particolare? No, sono autodidatta. Diciamo che il mio maestro sono io. Quanto le persone oggi apprezzano il lavoro di un fabbro? Quanto sono disposte a pagare e a riconoscere il suo lavoro? Pochissimi. La percentuale della gente, dei clienti che vengono e vogliono le cose fatte a mano sono il 5%. E rispetto al passato è cambiato qualcosa? Eh sì. Prima c'era più richiesta? Beh, prima si apprezzava più il lavoro artigianale, adesso con queste grosse distribuzioni un lampione non lo vendo quasi più, lo comprano in plastica per dire, costa di meno, però il fascino della cosa fatta a mano è un'altra cosa. Vi faccio un esempio, proprio per quanto riguarda i lavori. Il ferro come può essere lavorato? Che metodi ci sono? Allora, il ferro battuto è questo che sto facendo io. Poi ci sono altri tipi di lavorazione con macchinari, piegatrici. Quindi in questo caso il ferro è pieno, può essere anche vuoto all'interno? Sì. Beh, se è vuoto all'interno non si può forgiare. Il ferro da forgiare deve essere pieno. E quindi è anche più bello quello pieno? Sì, più resistente, insomma, più durativo. La sua soddisfazione, tanti suoi clienti sono personaggi e istituzioni importanti, questo per lei è un grande riconoscimento? Eh sì, quello sì. Cosa prova quando rivede quello che lei ha creato in questo laboratorio in grandi palazzi? Che cosa pensa? Che un giorno, va bene, rimarranno nei secoli, insomma, i tanti lavori che ho nelle chiese, nella Legione dei Carabinieri, conventi, e quello io penso che poi nel tempo quelli rimarranno nel tempo. Adesso vediamo l'ultima parte della realizzazione del fabbro. Sta realizzando appunto un'opera, vediamo cosa avviene. Ecco, che cosa ha creato? È un oggetto da appartamento. Che ricorda un po' un animale preistorico. Sì, ricorda un animale preistorico più o meno, di mia fantasia. Quali sono gli attrezzi del fabbro? Gli attrezzi del fabbro, diciamo che principalmente l'incudine, i martelli che sono vari tipi a seconda della lavorazione, e questo che è importante per riscaldare il ferro e dargli tante forme. Andiamo su questa parete, qui ci sono tutti gli oggetti che lei utilizza, i suoi utensili. Li utilizzo non tutti i giorni, però a secondo quello che devo fare. Queste sono tutte le pinze per forgiare, a secondo cosa si deve fare, cioè ogni pinza ha un suo utilizzo, insomma, un suo. Li ha realizzati lei? Oppure già sì, alcuni li ho recuperati nel mercatino, eccetera. Alcuni sono fatti da me, ecco, questi per fare i chiodi l'ho fatto io. Parliamo della materia prima, il ferro. Dove lei riesce a recuperare il ferro? No, ma il ferro si compra a barre dritte. È elevato il prezzo del ferro? Sì, è elevato. Prima di chiudere, andiamo a vedere come lei realizza il Cristo con la fusione. Che cosa sta facendo ora? Sto facendo la fusione di un Cristo in piombo, ma diciamo che si
Era da fare in bronzo, ma non ci sono i tempi. E anche questa è un'operazione particolarmente delicata, la temperatura della materia deve raggiungere un certo livello. Questo raggiunge intorno ai 400 gradi, invece il bronzo deve raggiungere i 900 gradi. Una volta che si sfredda, cosa accade? E niente, è pronto. Ecco qui, speriamo che non si spezzi. Una volta girato? Si appoggia alla croce. Facciamo così. Logicamente è tutto da finire. Questa è l'opera terminata, la ringraziamo per averci mostrato cosa si fa in un laboratorio. La linea però deve tornare definitivamente allo studio.